Ehi là, allora in questo video vi spiego perché Firefox è il miglior browser nonostante tutto e poi vi spiegherò perché. Migliore ovviamente nel senso di velocità e privacy, come vi farò vedere in questo video. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi seguirmi su questi canali Telegram e se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di guardare gli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora, piccola premessa, se non avete tempo da perdere, installate Brave, che probabilmente è il browser che ha il compromesso migliore di default, nel senso non dovete fare cose strane, Brave è pronto. Firefox purtroppo bisogna fare tanti aggiustamenti per avere un browser decente, tuttavia è molto configurabile come vedremo, però appunto il primo impatto onestamente non è dei migliori. Su questo video vi ho fatto vedere appunto alcuni test interessanti tra i vari browser, quindi se volete approfondire con gli altri browser date un occhio a questo video. Ok, allora la situazione attuale dell'open web è abbastanza drammatica, nel senso che una volta c'erano tanti browser che competevano sulla definizione degli standard. Adesso praticamente quasi tutti i browser sono basati su Chromium, che sarebbe appunto Chrome, il browser di Google. Quindi esteticamente hanno delle etichette diverse, però sotto il cofano, diciamo all'80%, 90% sono la stessa cosa. Questo significa che l'azienda che controlla Chromium, ovvero Google, può permettersi di fare delle cose che magari in passato non poteva permettersi di fare perché non aveva questo controllo del web. E mi sto appunto rivolgendo a questo che avevo parlato anche un pochino nel mio canale. Google ha provato a imporre questa idea del WEI, Web Environment Integrity. Per adesso questa cosa è stata respinta da sviluppatori e anche altri stakeholder. Tuttavia il fatto che ci sia un'azienda che controlla praticamente il 97% degli standard fa sì che teoricamente può imporre agli altri degli standard senza mettersi d'accordo con gli altri, perché tanto controlla di fatto il motore di rendering più diffuso nel web. D'altra parte, Firefox nel tempo è sempre scesa, quindi come alternativa appunto a Internet Explorer all'inizio e a Chromium ultimamente, è sempre scesa come market share, anche perché comunque nel frattempo si sono diffusi i dispositivi mobili e nei dispositivi mobili in alcuni smartphone non potete neanche cambiare il motore di rendering. Tuttavia siamo sul 3% circa per Firefox e gli altri Chrome, Edge, Opera sono tutti basati su Chromium, tranne Safari che vabbè è WebKit. Tuttavia la gran parte appunto, dei siti internet giustamente poi si allinea sui browser, quelli più diffusi. Un browser che occupa il 3% è assolutamente irrilevante. Nonostante tutto vedremo perché è importante appunto utilizzare Firefox sia dal punto di vista tecnico, perché come vedremo ci sono dei meriti tecnici, anche se non sembra, e sia dal punto di vista politico perché se questa situazione dovesse rimanere così, Google veramente potrebbe imporre degli standard e di fatto tirar via dei player, tutti i browser che non si allineano a determinate cose in teoria potrebbero essere non compatibili con il web del futuro, quindi cose veramente gravi. Altre cose da dire è che comunque Firefox d'altro canto non è che ha migliorato molto la situazione, anzi se devo dire la verità rispetto agli inizi è peggiorato di molto, soprattutto Firefox di default e anche l'impressione che ho avuto io è che Mozilla non sia più tanto interessata a spingere Firefox e ultimamente tra intelligenza artificiale e metaverso sembra quasi che stiano solo a rincorrere le ultime buzzword del momento. Sono delle critiche abbastanza pesanti, però onestamente non riesco a capire come mai Firefox abbia un'esperienza utente di default che sia veramente così pessima e vedremo anche perché.
Allora, iniziamo invece a parlare dei motivi per i quali utilizzare Firefox. Nonostante sia un browser assolutamente di minoranza, stando agli ultimi test, soprattutto quelli più interessanti dal mio punto di vista, quindi consumo di RAM e velocità, Firefox 120 ma anche 121 effettivamente ci dà delle indicazioni che sono molto interessanti, quindi bisogna, diciamo, separare le questioni commerciali dalle questioni tecniche. Allora, prima questione, quindi la prima feature perché ha senso utilizzare Firefox è la gestione della RAM, perlomeno rispetto a Brave, che comunque è un altro browser che non ha tanto bloatware. Tuttavia Firefox configurato in un certo modo comunque è molto efficace e funziona bene. Questo è un computer appena acceso, questo test. Ho aperto una pagina, quindi DuckDuckGo, e il consumo di RAM di Brave è 175 giga. Stessa cosa fatta su Firefox 121, abbiamo 185 giga, quindi leggermente in più per quanto riguarda Firefox, però appunto potrebbero esserci altre variabili. Io nel frattempo comunque avevo diciamo riavviato il computer, quindi siamo partiti comunque da un consumo nullo per quanto riguarda il browser, ma la cosa interessante è dopo che facciamo il test. Ho fatto il test per misurare, diciamo, la velocità in CPU del browser, quindi speedometer 2.1. Il risultato che abbiamo con Brave è un punteggio di 103 e un consumo di RAM dopo 5 secondi di 3.15 giga. Quindi interessante vedere come Brave è relativamente veloce se lo compariamo agli altri browser Chromium. Tuttavia, per qualche strana ragione, ha dei consumi di RAM, secondo me, anomali. Lasciatemi nei commenti se anche voi avete notato questa cosa. Quindi 103, 3.15 giga. Stessa cosa in Firefox, al posto di 103 abbiamo un punteggio leggermente maggiore, quindi 114, ma la cosa interessante è che dopo 5 secondi abbiamo 2.07 giga di consumo di RAM. Quindi un'impressione che avevo a sentimento, effettivamente sono riuscito a dimostrarla con dei dati, ovvero che se avete diversi siti aperti vi accorgete che Firefox consuma meno RAM. Questa cosa è interessante soprattutto se avete dei computer che hanno meno di 8 GB di RAM, quindi se avete più tab aperte questa cosa si sente e a quanto pare Firefox è in grado di gestire meglio la RAM se lo compariamo appunto con Brave, un browser che ha, diciamo, funzionalità simili. Altre cose interessanti è la versione mobile. Anche qua abbiamo come velocità 91 per quanto riguarda speedometer con Brave e 119 per quanto riguarda speedometer con Firefox. Quindi dal punto di vista delle prestazioni e dal punto di vista di gestione della RAM, che dal punto di vista tecnico forse sono le cose più interessanti, Firefox è attualmente il browser che ci dà il punteggio migliore. Ok, altra cosa interessante è la gestione della privacy di Firefox. Sui browser basati su Chromium abbiamo i profili, che sicuramente è una funzionalità molto utile. All'interno di Firefox invece abbiamo una scelta in più che è quella dei container, quindi anche su Firefox ci sono i profili. Diciamo non è molto comodo e infatti mi chiedo come mai ancora non sia risolta questa cosa. Se andate su About Profiles avete questa schermata che è abbastanza brutta da vedere, ma vi potete creare un altro profilo. Il profilo potete fare, che ne so, un profilo diciamo di lavoro dove utilizzate tutti i preferiti, i segnalibri riguardanti il lavoro, e il profilo personale dove appunto invece utilizzate i siti a scopo personale, social e quant'altro.
Questa cosa si può fare facilmente qua facendo crea nuovo profilo e potete salvare nei preferiti invece di digitare questa cosa. Tuttavia c'è un'opzione in più che è quella dei container. Anche qua i container è una roba abbastanza simile, però l'ha utilizzata all'interno dello stesso profilo. Per esempio qua sono in Firefox con il profilo YouTube. Se io apro una nuova finestra, quindi CTRL T e vado su YouTube, quello che vediamo è una finestra totalmente pulita, quindi che utilizza altri cookie, utilizza altre configurazioni, infatti è anche bianca. Se vogliamo autenticarci, possiamo fare tasto destro e apri container in YouTube. Questi container li trovate appunto nelle impostazioni e a questo punto sono anche qua loggato con il mio account YouTube. Questa cosa potete utilizzarla soprattutto se avete più social, quindi potete, che ne so, avete l'account Instagram di lavoro e l'account Instagram personale. Con questa gestione, quindi basta un clic sulla tab e potete caricare i cookie di un account piuttosto che di un altro e tenerli appunto in due tab, uno a fianco all'altro. E l'altra cosa, vi viene indicato qua sotto un colore diverso, qui è rosso e qui è niente, appunto così capite anche se state utilizzando una tab con un set di cookie piuttosto che un altro. Questa cosa è molto interessante per mantenere appunto sia account separati e sia per avere anche privacy separata, quindi magari potete avere anche qua più account Google, più account appunto dei social e quant'altro. Se invece le differenze sono maggiori, se volete anche avere diciamo i preferiti diversi, vi conviene appunto fare un profilo, però in molti casi secondo me i container sono forse anche più comodi rispetto ai profili. Altra cosa interessante che giustamente qualcuno può chiedersi è, vabbè, ma invece di configurare Firefox, perché comunque per configurare Firefox e pulirlo dai vari Pocket, Firefox VPN e vario bloatware, quello che vi consiglio è utilizzare questo ArkenFox, che si tratta di copiare dei file che sono appunto updater sh prefs cleaner all'interno della vostra cartella dove appunto avete i file di configurazione di Firefox. Quindi questa è la mia cartella all'interno appunto della cartella .mozilla Firefox, questa è la cartella del profilo di default. Qui all'interno, se vi copiate questi script, riuscite a pulire, diciamo, in modo automatizzato Firefox e mantenerlo pulito. Altrimenti dovete andare su About Config e andare opzione per opzione, andare qui a mettere vero o falso, una cosa che non vorrei vedere nessuno che si metta a fare queste cose perché veramente non è gestibile. Invece con questo progetto che si chiama ArkenFox siete in grado di mantenere pulito Firefox senza appunto dover andare a manina a pulire le tante impostazioni che secondo me proprio di default sono orribili e ingestibili. L'altro tweaks oltre questo deblot è quello del tema, che secondo me il tema di default di Firefox non è un granché, ci sono queste tab che sono enormi e sono molto alte e quindi vi farò vedere poi anche qual è secondo me il tema che aggiusta Firefox. Però prima di passare all'altro argomento vi volevo ancora dire che giustamente qualcuno può dire ma invece di usare Firefox usa LibreWolf, usa qualche fork strano di Firefox. Il problema di usare questi fork è che da una parte avete già queste impostazioni per la privacy attivate, dall'altra vi dovete fidare di altre persone che gestiscono il browser e il browser è un componente molto importante del sistema operativo.
Giusto per fare un esempio, se utilizzate Arch Linux, Firefox si trova nei repository principali. Se invece utilizzate LibreWolf, questo LibreWolf viene dai repository Aur, che sono quelli gestiti dalla comunità di Arch Linux. Quindi dal punto di vista dei controlli, onestamente su un componente software così importante come il browser preferisco prenderlo quello dai repository ufficiali e applicare queste modifiche, che poi comunque sono gestibili, piuttosto che utilizzare un fork che magari non viene mantenuto, magari Firefox va avanti, questo fork rimane indietro di qualche versione, quindi avete poi problemi di sicurezza e quant'altro. Quindi il mio consiglio è: utilizzate Firefox e utilizzate Arkenfox o qualche sistema simile che vi permette di gestire le configurazioni in modo più pulito. Altra cosa vi dicevo è il tema. Anche qua purtroppo non è immediato, però anche qua c'è il tema che si chiama Firefox UI Fix, che anche qui non è facile da attivare. Dovete copiare alcuni file all'interno sempre della cartella di configurazione che vi avevo fatto vedere prima. In questo caso dovete copiare la cartella Chrome e seguire queste istruzioni. Quando riaprirete Firefox avete appunto queste tab sottili molto più gestibili che vi fanno risparmiare qualche pixel sullo schermo invece delle tab alte, e questo è il tema, come si vede. E una delle tante cose, per esempio questo sync e save data, potete anche disabilitarlo appunto con Arkenfox. Infatti se io vado qua, come vedete, menu pulito, non ci sono opzioni che non uso e quant'altro. E come ultima obiezione che mi è stata fatta è quella che di default, se salvate le password nel browser, ci sono dei tool che ve le possono recuperare. Il mio consiglio, io non ho mai salvato le password nel browser, comunque il mio consiglio è quello di installare estensioni come Bitwarden, che appunto vi gestiscono loro la sincronizzazione delle password, e tra l'altro sono anche indipendenti dal browser. Quindi se per qualche ragione dovete sincronizzarle con Brave e mettete questa estensione, e avete sia la sincronizzazione magari sullo smartphone sia la sincronizzazione con altri browser, e appunto non ci sono questi problemi di compatibilità. Ok, tra l'altro Bitwarden è anche self-hosted, quindi se siete in grado di gestirvi un vostro computer, potete gestire voi le password e quindi non utilizzare il servizio che non controllate. E se volete imparare a fare queste cose, nella Te Consapevole Academy vi faccio vedere proprio come fare self-hosting, come gestirvi in casa vostra o su dei vostri server questi servizi che appunto vi permettono di avere il pieno controllo dei vostri dati. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi nei commenti se utilizzate Firefox e se non lo utilizzate come mai, e come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao a tutti!